Ciao e ben ritrovato a questo ciclo di guide, lezioni mi piace poco, dedicate al Sutra del Loto. Prima di incominciare la lezione vera e propria, volevo ringraziare tutti coloro che in questo lasso di tempo, quindi da quando è cominciata, dalla presentazione, a dire la verità, questo ciclo di guide mi ha scritto sia a me personalmente che a mie edizioni attraverso messaggi nei vari social, facendomi i complimenti sia a me che a mia edizione per questa, prima per il canale, questo canale qua, Audio Gosho, che è molto seguito da tutti, e poi per questo ciclo di guide, come dicevamo. Le nostre pubblicazioni ormai dedicate al Sutra del Loto sono molto conosciute e seguite. I miei libri dedicati a questo, La nostra vita nel Sutra del Loto prima, e il libro dedicato all'invocazione del Daimoku, parlandone solo ed esclusivamente, questo è importante dal punto di vista tecnico, sono oramai molto conosciuti, e io vi ringrazio ancora. Me l'ho già fatto in varie occasioni, per tutto l'interesse che avete dedicato e continuate a dedicare sia a mie edizioni che alle nostre pubblicazioni, al nostro lavoro. Grazie quindi ancora per tutte le mail. Siamo contentissimi che per molti di voi queste lezioni siano state molto importanti, e spero, visto che non abbiamo ancora intenzione di chiudere, che ci saranno delle lezioni che magari aiuteranno anche, perché no, altra gente, o magari avvicineranno, così come accade sempre per le nostre pubblicazioni, molte persone al Sutra del Loto. Un altro argomento che qui ti chiedo nuovamente scusa, devi lasciarmi accennare perlomeno. Volevo rispondere a tutti coloro che mi chiedano a gran voce a quale scuola appartengo. Io non appartengo a nessuna scuola. Ho cominciato nella Soka Gakkai, ci sono stato poco, ho lasciato che ero responsabile della biblioteca e di gruppo. Poi ho fatto parte della Honmon Bujoryushu, che è stata molto importante e continua ad esserlo, non tanto l'Honmon Bujoryushu quanto il maestro Nissen Shonin, che mi conosce sa che è un mio punto di riferimento ormai da decenni. Dopo la Honmon Bujoryushu ho seguito il mio maestro, e che usciva dall'Honmon Bujoryushu, e ha fondato la Oke Shoshu. Qui dopo poco sono stato ordinato monaco e ho ottenuto il Sangha per diversi anni. Poi, dalla fuoriuscita del mio maestro, del reverendo Nichiken, che ha lasciato la scuola, ho continuato ancora un po', ma poi mi sono ritirato in campagna. Vivo in una casa isolata fra due boschi nel Basso Piemonte. Da qui è il centro di mie edizioni. Facciamo uscire tutte le nostre pubblicazioni che tanta fortuna ci hanno dato, e che ci danno grandi soddisfazioni. Da qualche tempo, dietro sempre all'onda dei miei libri, quello che ti dicevo prima, no? Della nostra vita nel Sutra del Loto prima, e del libro L'invocazione del Sacro Daimoku, molte persone negli anni, poi specie anche dietro all'impegno che c'era stato per quanto riguarda Keshoshu, hanno continuato a scrivermi, a seguire diciamo quelle che sono le mie indicazioni. Io, chi mi conosce sa che parlo soltanto per esperienza diretta, quindi probabilmente a molta gente piace anche questo aspetto. Vi dicevo, ultimamente hanno pensato tutte queste persone qua che seguono, di riunirsi in una confraternita, ed è stata chiamata la confraternita del Sacro Daimoku, o CSD.
con la confraternita che io rappresento non ci interessa fare nessun tipo di proselitismo, tanto più che voglio dire, non è che tu decidi, entri, fai, insomma, noi ci piace pensare che la confraternita del Sacro Daimoku sia composta da gente che hanno davvero a cuore di riformare la propria vita secondo i principi del Sutra del Loto. E quindi non ci interessa assolutamente nessun tipo di... hanno e tengono alcune persone una pagina Facebook, ma per il resto non abbiamo templi, non abbiamo né il desiderio di averne. Il nostro tempio è la casa dei credenti, ecco, qualcosa di totalmente diverso dalle varie organizzazioni, dalle varie scuole. E perdona questa precisazione, ma siccome, credimi, mi è stata davvero chiesta da un sacchissimo di persone, no? Alcuni mi hanno detto se è vero che ho rappresentato il buddismo Tendai in Italia, sì è vero. Alcuni mi hanno chiesto se sono quello che rappresentava la Kempo Keshun in Italia e in Europa, sì è vero. L'ho rappresentata, ma poi come ti ho detto ho preferito proseguire la mia strada da solo, fuori da solo, come ti dicevo, non da solo perché ci sono varie decine di persone in Italia che, e tra l'altro poi ultimamente questo ciclo di lezioni ha portato un interesse smisurato verso la confraternita. Ecco, la confraternita lasciamola un attimino da parte, non ci interessa il Sutra del Loto, quindi direi che torniamo direttamente al ciclo di lezioni. L'argomento molto importante di oggi si trova nel quinto capitolo del Sutra del Loto, che si avvicina al buddismo del Sutra del Loto, il buddismo di Nichiren, conosce bene sia il secondo capitolo che il 16° capitolo. E perché insomma fanno parte della liturgia del Gongyo, però il Sutra del Loto è considerato il re dei sutra, no? Non soltanto per gli insegnamenti contenuti in questi due capitoli, che sappiamo che il Gran Maestro Nichiren ha indicato come i capitoli più importanti. Contiene, dicevamo, in ogni capitolo un grande insegnamento, no? In alcuni capitoli, lo vedremo, ci sono degli insegnamenti che sono davvero incredibili, ci sono degli insegnamenti che hanno davvero la forza di cambiarti radicalmente la vita dal momento in cui arrivi a conoscenza. Questo perché? Perché hanno la capacità di cambiarti la visione, il modo di vedere le cose. E questo è importante perché, voglio dire, il Sutra del Loto nella bocca di tutti o nella bocca di molti è sì molto importante, però è molto importante dal momento in cui tu metti gli insegnamenti del Sutra del Loto nella tua vita. Se no il Sutra del Loto è come tutti quei libri che le persone e che noi in genere mettiamo nelle librerie di casa e sono lì soltanto per prendere polvere. Ricordati che se sei nichirenista, il Daimoku è una parola giapponese che significa titolo, no? È Namu Myo Renge Kyo o Nam Myo Renge Kyo. La pronuncia non è poi così importante, no? Ma che cosa significa? Questo è davvero importante. Prendo rifugio o dedico la mia vita al Sutra del Loto. Ma se il Sutra del Loto non lo conosci o non si conosce, che cosa vuol dire dedicare la propria vita? Cioè il fatto di cantare il Daimoku è fondamentale,
Però il Daimoku, ricordati che è come una sorta, dicevamo, no, in una guida precedente, di un file exe. Quali sono i file exe? Sono quelli che quando devi installare un programma ci clicchi sopra 2 volte e boom, parte l'installazione. La stessa cosa avviene con il Daimoku. Dal momento in cui tu pronunci Namumyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, no? Ecco che come corrisponde a quei 2 click di mouse. E che cosa ti viene installato? Nichiren dice tutte le pratiche e i meriti di Shakyamuni Buddha. Ecco come il Daimoku ha la capacità e la possibilità di cambiare radicalmente la tua vita, perché cambia te. Allora, tornando alla lezione, ti volevo parlare di un aspetto importantissimo, dicevamo, presente nel Sutra del Loto e risiede nel 5° capitolo. Nelle versioni attualmente in circolazione, perlomeno in Italia, viene tradotto come erbe medicinali. Nella versione da me curata e pubblicata con mie edizioni in lingua corrente, è tradotto come la grande nuvola, perché il tema centrale del capitolo è questa grande nuvola, che adesso vediamo che cosa significa. Allora, ti ho parlato del Sutra del Loto, curato da me, edito da mie edizioni in lingua corrente. La lingua corrente che cosa è? La lingua corrente è la lingua che noi parliamo, la lingua con la quale comunichiamo. Abbiamo lavorato molto a questa edizione ed è veramente ormai giunta alla 5ª o 6ª edizione, quindi voglio dire, probabilmente sai di che cosa ti sto parlando. È una versione molto più chiara ed è dedicata a tutti coloro che si avvicinano al Sutra del Loto. Perché? Il Sutra del Loto appartiene a quel tipo di letteratura molto distante dal nostro modo di parlare, di esprimerci. Di conseguenza, se non ci sei abituato, ecco che la maggior parte degli insegnamenti, del contenuto del sutra stesso ti sfugge, anche perché la narrazione è estremamente prolissa, c'è moltissime ripetizioni. Questo noi, non essendoci abituati, è come sentire sempre la stessa storia, hai capito? Cioè, dopo un po' ti viene da dire va bene, ok, vai avanti. Queste versioni qua sono estremamente importanti perché, specie la versione edita dalla Burr, che poi sarebbe la Mondadori, che è una traduzione che ne viene dal sanscrito, è dedicata agli studiosi, mentre la nostra versione è dedicata proprio ed è stata fatta proprio con lo scopo di portare alle persone, nella lingua che noi conosciamo, il contenuto del Sutra del Loto. Ovviamente rispettando assolutamente tutto quello che il Sutra del Loto dice, perché altrimenti, se avessimo fatto un'edizione aggiungendo o levando, ecco che allora non avremmo aiutato le persone, ma avremmo soltanto fatto, mi verrebbe da dire, una cavolata, hai capito? Allora, dicevamo del 5° capitolo. Uno degli insegnamenti importanti presenti nel Sutra del Loto è nel 5° capitolo. In questo meraviglioso capitolo, perché poi lo sentiremo, il Buddha, l'onorato dal mondo, ci dà la spiegazione e il motivo della presenza delle diverse dottrine nel mondo, sì, delle diverse dottrine, delle diverse religioni. Saprai che il 2° capitolo, come abbiamo già avuto modo di vedere, il Buddha presenta la dottrina degli abili mezzi, la quale ci insegna che il Buddha parla agli esseri umani a seconda del loro stadio evolutivo e della loro capacità e fede. Nel 5° capitolo, come dicevamo, abbiamo invece la possibilità di apprendere direttamente dal Buddha, quindi fai attenzione, quasi dalla sua voce, la ragione delle diverse religioni o dottrine esistenti nel mondo. Ti rendi conto dell'importanza di questo? E poi, specialmente in questo nostro contesto storico. Ricorda poi che si tratta della prima volta che un libro sacro affronta questo particolare spinoso
lasciamelo dire, argomento. Leggendo attentamente quanto il Buddha ci insegna, poi, abbiamo la possibilità di comprendere anche un altro aspetto davvero singolare ed importantissimo del Sutra del Loto, che è la sua inclusività. Ecco perché io in una guida precedente mi sono lasciato andare e ti ho parlato di quanto sia assurdo parlare di integralismo accostato al Sutra del Loto. No? È come, non lo so, è come se al vigile che ti ferma perché sei passato col rosso tu gli dicessi: capo, guardi che io in realtà sono passato con un rosso verde. Non ha proprio senso, è una presa in giro. Quindi il Sutra del Loto, uno degli aspetti estremamente importanti, ricordalo, del Sutra del Loto, è proprio la sua inclusività che racchiude tutte, il vero che c'è in tutte le religioni. Quindi non ha senso, torno a ripetere, io sono il migliore e tu non hai capito niente, io sono il più intelligente, il più santo, il più fortunato, il più. Per quanto riguarda il Sutra del Loto, se non riesce ad essere così, ci sono altre bellissime religioni da seguire, ma se vuoi seguire il Sutra del Loto, credimi che questa qui è proprio il centro, la base, è la BC. Nel Sutra del Loto, poi, sono contenuti, come dicevamo, tutti gli insegnamenti che sono presenti nel mondo. E attraverso i suoi insegnamenti siamo davvero in grado di apprendere lo spirito e l'essenza dell'insegnamento del Buddha, che si basa, te lo ricordo, sulla compassione e sull'amore verso tutto ciò che ci circonda. Il centro dell'insegnamento del Buddha e del Sutra del Loto, essendo il suo insegnamento più grande, no? E definitivo, è proprio l'ideale di compassione ed amore verso tutto ciò che ci circonda. No? Il Buddha ci dice, abbiamo visto i 3 punti importanti dell'insegnamento sublime del Sutra del Loto. L'ultimo è l'amore che si trasforma in azione, quindi il bodhisattva, cioè l'amore che concretizza, l'amore che si concretizza, ecco, non l'amore dello sguardo al tramonto lì. Un amore che si adopera per arrivare alle persone e verso un amore che è talmente grande che non si estende soltanto alle persone, ma si estende anche alle cose, alla natura, a tutto ciò che ci circonda. Quindi, voglio dire, capisci la grandezza. Ho pensato poi, a questo proposito, di presentarti poi tutto il 5° capitolo, come dicevamo, nella versione del Sutra del Loto in lingua corrente, curata da me ed edita da mia edizione. Questo per dare la possibilità ad ognuno di poter davvero entrare all'interno di questo meraviglioso scrigno che il Buddha ci schiude davanti agli occhi. Sono sicuro che apprezzerai la profondità dell'insegnamento che ti troverai di fronte, e la mia speranza è che tu possa davvero riformare la tua vita in virtù anche di questo grandissimo insegnamento, comprendendo che nella realtà le differenze sono solo nei nostri occhi, nel nostro comportamento. Chiunque si avvicina all'insegnamento del Buddha deve comprendere che il Buddha stesso si manifesta nel mondo attraverso la nostra vita. Il Gonzon si manifesta nel mondo attraverso la nostra vita, le nostre azioni. È lì che il Gonzo è manifesto, è lì che il Gonzo funziona, è lì che il Gonzo, perdonami, ho usato funziona, che è un'espressione che odio da morire, è lì che il Gonzon prende il suo valore. Nel Sutra del Loto il Buddha poi ci dice chiaramente che ognuno di noi ha dentro di sé le sue potenzialità. Quindi ognuno di noi ha dentro di sé il seme di Buddha, no? È proprio come un seme
è potenzialmente una pianta, potenzialmente, non è che tutti siamo Buddha, noi siamo potenzialmente dei Buddha. L'esempio del seme ti può aiutare benissimo, cioè un seme è potenzialmente una pianta, però per diventare una pianta deve ricevere acqua, deve essere in un posto appropriato per la sua germinazione e via discorrendo. Quindi vedi, capisci che c'è un lavoro, non è che anche questa credenza popolare, no? Che c'è, che noi tutti siamo dei Buddha. Ma allora, se noi tutti fossimo dei Buddha, i telegiornali metterebbero soltanto trovato un fiore raro, un grande insegnamento lasciato da... Invece, se tu accendi qualsiasi TG, dalla politica in poi, vedi che insomma l'uomo è veramente fuori di sé. Quindi noi abbiamo davvero le potenzialità per diventare degli eletti, per diventare quello che ognuno di noi vorrebbe essere. Però tutti noi vogliamo la serenità, ma pochi sono disposti a dare davvero se stesso, qualcosa di importante di se stessi per arrivare lì, no? Cioè, io dico sempre, è tutta una questione di che cosa sei disposto a fare, di che cosa sei disposto a dare per ottenere tutto questo. Nel Sutra del Loto poi il Buddha ci dice chiaramente che ognuno di noi ha dentro di sé questo seme che è il Daimoku, ovviamente, perché noi, vedendolo dal punto di vista nichirenista, alimentiamo attraverso la nostra recitazione, ma la nostra recitazione deve darci la forza, deve darci l'aspirazione, no? Per portare alle persone il Daimoku, il Buddha, il Gonzo, non la nostra scuola di appartenenza. Dal momento in cui noi ci impegniamo nella diffusione del Gonzo, nella diffusione del Daimoku, dobbiamo fare molta attenzione ai motivi per cui lo facciamo. Lo facciamo perché cosa almeno avremo, o ci hanno detto che avremo dei grandi benefici, o lo facciamo perché ci interessa davvero che questa persona abbia il Daimoku nella sua vita, che questa persona possa fare affidamento come tutti noi abbiamo fatto e facciamo nei momenti più bui sul Daimoku. Capite? È questo il dare che ti fa ricevere, non è il dare perché cosa almeno hai fatto 300 shakubuku e sei un supereroe. È questo il punto. La trasformazione avviene solo se si verificano poi determinate condizioni, come dicevamo, e siamo noi a creare ed alimentare quelle condizioni, con la nostra vita, con le nostre azioni, con il nostro sincero desiderio di riuscire a manifestare probabilmente ciò in cui davvero e realmente crediamo o dovremmo credere. Quindi, prima di passare alla lettura del sutra, del quinto capitolo, c'è che dica abbi cura quindi della tua vita e soprattutto delle parole che lasci nel mondo, perché queste hanno davvero la possibilità di trasformarsi nella vita e nella parola del Buddha. Adesso, capitolo 5, la grande nuvola. Allora il Buddha si rivolse a Kashyapa e a tutti gli altri grandi discepoli dicendo: le tue parole corrispondono al vero. Il Buddha ha infinite virtù, tanto che nessuno può o riuscirebbe ad elencarle tutte. Sappi, Kashyapa, che il Buddha è re del Dharma. Tutto ciò che dico è assolutamente vero. Discepoli miei, il Buddha conosce il fine ultimo cui tendono tutte le dottrine, così come conosce quello che gli esseri viventi hanno nel cuore e ciò che stanno facendo. Kashyapa, supponi che gli alberi e l'erba dei prati di migliaia di mondi, incluse le erbe che crescono nei boschi, nelle foreste, sui monti, nelle valli, in pianura o accanto ai fiumi, di forma e nomi diverse, siano sovrastate da una grande nube.
Immagina poi che da questa nume immensa prenda a riversarsi una grande, leggera e benefica pioggia. Tutte le piante sono bagnate dalla medesima acqua, sia che abbiano radici forti e profonde, che giovani e deboli. I tronchi, i rami e le foglie degli alberi, i prati e le erbe che crescono nei boschi e nelle foreste sono tutti irrorati dall'acqua. Tutte le piante sono bagnate dalla medesima acqua, sia che abbiano radici forti e profonde, che giovani e deboli. I tronchi, i rami e le foglie degli alberi, i prati e le erbe che crescono nei boschi e nelle foreste sono tutti irrorati dalla medesima acqua. Ecco quindi che i vecchi alberi, quelli giovani, quelli più alti, quelli medi e quelli molto bassi, ricevono tutti l'acqua di questa grande pioggia. Tutte le piante ricevono quest'acqua, chi più e chi meno. E l'acqua è la stessa per tutte le piante e proviene da una sola e unica nube. In base alla loro età, dimensioni e specie, poi, le varie piante prendono più o meno acqua da quella che viene riversata in modo equanime su tutte loro, e l'acqua così assimilata le fa crescere e fiorire. Sebbene crescono tutte sulla stessa terra, ogni pianta produce così diversi fiori e frutti, ma tutte hanno ricevuto la stessa acqua dalla stessa nube. Ora sappi, Kashyapa, che io, il Tathagata, sono proprio come questa grande nube. Così come la nube appare nel cielo, io faccio il mio avvento in questo mondo. Io rivelo il Dharma alle entità celesti, agli uomini e ai demoni, attraverso il suono della mia voce, così come la grande nube riversa la sua pioggia sulle piante di quei mondi. Voi che non avete ancora attraversato il grande oceano del Sansara, io farò in modo di condurvi all'altra sponda. Voi che non vi siete ancora liberati dalla sofferenza, io farò in modo che lo facciate. Voi che non avete ancora raggiunto la serenità nelle vostre menti, io farò in modo che la serenità dimori in voi. Conosco molto bene la vostra vita, come conosco le vostre vite future. Sappiate che sono sempre accanto a voi. Quando espongo il grande insegnamento, vedendo le persone innanzi a me, capisco chi è intelligente e chi è stolto, chi è diligente e chi è indolente, e in accordo con le loro capacità uso un linguaggio appropriato, insegnando un'enorme varietà di dottrine, rallegrando tutti i cuori, dando loro ciò di cui hanno bisogno. Una volta uditi i miei insegnamenti, tutti vivono in pace nelle loro vite presenti, mentre nelle prossime rinascono in condizioni favorevoli, ritrovano la strada e riprendono a percorrerla, in accordo sempre con le loro capacità. I vari insegnamenti e le varie dottrine che io espongo hanno lo stesso significato. Coloro che praticano, leggono o recitano i sutra, ove sono scritti i sacri insegnamenti, e vivono in accordo con quanto esposto, non si rendono conto di quali enormi benefici e fortuna questo li porti. Coloro che si liberano dai vincoli delle illusioni conseguiranno la grande ed eterna serenità. Benché io conosca quali sono le differenze delle diverse dottrine e insegnamenti, mi astengo dal rivelarle, perché conosco quanto gli esseri umani siano soggetti alla brama di potere. Ciò che vi insegno è davvero molto difficile da comprendere. Ti ringrazio dell'ascolto e ci sentiamo alla prossima.